Buongiorno ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Qui sul tavolo ho tre bellissime vetture della casa italiana Slot It, perché oggi andiamo a scoprire un nuovissimo campionato che riguarderà un po' tutti gli slot club d'Italia. Stiamo infatti parlando del neonato campionato Hypercar LMP di Slot It. Dopo aver parlato già delle gare di inizio stagione, siamo qui oggi a scoprire questo bellissimo campionato che sono sicuro possa riservare grandi e belle sorprese un po' per tutti. Partiamo con il capire come si svolgerà questo campionato, perché anche in questo caso il calendario vedrà le gare suddivise per gironi. In questo modo si andranno ad accorpare i vari slot club, creando dei veri e propri campionati interregionali, da cui poi usciranno i migliori piloti che si affronteranno nella finale nazionale. Per quanto riguarda il campionato Slot It, i gironi saranno nord-ovest, nord-est, centro-sud e Sicilia. Anche in questo caso non preoccupatevi, perché nella descrizione del video andrò ad inserirvi tutti i link diretti ai calendari gare, alla suddivisione per gironi, al regolamento tecnico e anche a quello sportivo. Entriamo adesso un po' più nel dettaglio e andiamo a scoprire quello che Slot It ci va a riservare per il 2026. Abbiamo parlato di un campionato LMP Hypercar. Andiamo così anche a scoprire quali saranno le vetture protagoniste di ogni singola gara. In alto abbiamo la Toyota GR10, l'ultima nata in casa Slot It. Subito a seguire una bellissima Acura ARX 05 e infine la Oreca 07. Chiaramente potrete correre con tutte le livree, tutte le colorazioni che sono disponibili per questi modelli. Una vera novità, forse una rivoluzione per questo campionato Hypercar LMP2 è la suddivisione di due vere e proprie classi di appartenenza, perché infatti vedremo al via concorrenti della classe P1 e concorrenti della classe P2. Che cosa significa tutto questo? Significa che avrete la possibilità di partecipare alle gare chiaramente con classifica separata, mantenendo la vostra vettura quasi da scatola, oppure avendo la possibilità di andarla a preparare un po' più nel dettaglio. Chiaramente il materiale utilizzato dovrà essere tutto Slot It. Per entrambe le classi potrete utilizzare sia le carrozzerie già colorate, quindi la macchina finita già così come esce nella scatola, oppure utilizzare il kit bianco, che però in questo caso dovrà essere completamente verniciato, lasciando fuori solo le parti trasparenti, quindi i finestrini ed i fanali. Potrete però andare a colorare quelle parti dei finestrini che nella realtà sono in effetti verniciate anche nei modelli in scala 1:1. Il peso di tutte queste vetture dovrà essere uguale o comunque superiore ai 19 grammi, per cui anche in questo caso, se la vostra vettura, o meglio se la vostra carrozzeria dovesse essere al di sotto di questo peso minimo, dovrete andare a zavorrare la carrozzeria, quindi aggiungere un po' di peso, come sempre al di sotto dell'abitacolo, quindi nella posizione di seduta del pilotino. Entriamo anche un po' più nel dettaglio in quello che è il regolamento tecnico. Poi chiaramente, come detto prima, vi lascio il link in descrizione in modo che ognuno di voi possa poi andarselo a spulciare con calma. Vediamo però quali sono le nozioni fondamentali per iniziare con la vostra preparazione. Il telaio di ogni vettura dovrà essere quello originale, non potrà essere forato, non potrà essere tagliato, dovrà essere completo di ogni sua parte. Chiaramente, come sempre, potrà essere smussato laddove ci sia una conclamata interferenza, ad esempio nel basculamento tra la carrozzeria ed il telaio stesso. Per quanto riguarda invece il banchino motore, qui iniziano un po' le differenze, perché se nella P1 è ammesso cambiare il banchino motore originale con quello medio, duro o anche addirittura con quello in fibra di carbonio con un offset pari a 1 mm o anche 1,25 mm, nella categoria P2 il banchino motore dovrà rimanere quello originale con offset pari ad 1 mm. Anche in questo caso questo componente non può essere lavorato se non per andare a smussare gli angoli vivi, in modo tale che possiate andare ad eliminare tutte le interferenze che potrebbero esserci tra il telaio della vettura e il banchino motore stesso. Anche per quanto riguarda gli assali c'è una piccola differenza tra la categoria P1 e la categoria P2. Nella categoria P1 potrete utilizzare tutti gli assali a sezione piena o anche a sezione cavo o addirittura quelli scaricati, mentre nella categoria P2 potrete solo ed esclusivamente utilizzare tutti gli assali Slot It ma di sezione piena. Chiaramente per entrambe le categorie è consentito l'utilizzo degli stopper a catalogo Slot It. È possibile su entrambe le classi di vetture andare ad installare qualsiasi corona posteriore, sia che si tratti di ergal sia che si tratti di plastica. La sigla con cui andare a cercare questi ingranaggi inizia con il codice GA16
16 e poi chiaramente il numero di denti disponibili. Ricordatevi che questo componente non può assolutamente essere incollato all'assale posteriore. Due diversi motori per le due classi di appartenenza. Nella categoria P1 il motore omologato è il Flat 6S con codice MN13CH, mentre nella categoria P2 il motore omologato è il classico Flat 6 con codice MN09CH. Differente anche l'utilizzo dei pignoni, perché nella categoria P2 avrete la possibilità di utilizzare solo il pignone originale da 11 denti o al massimo andarlo a sostituire con un pignone in Ergal sempre di 11 denti del diametro di 6,5 mm, mentre per quanto riguarda la categoria P1, quindi la più sofisticata, avrete la possibilità, oltre alla sostituzione del pignone utilizzando sia l'Ergal che l'ottone, anche di un numero di denti differente, quindi oltre agli 11 denti avrete la possibilità di utilizzare il 12, il 13 e il 14 denti. Differenti anche i diametri, perché oltre al classico 6,5 mm avrete la possibilità anche di andare ad inserire pignoni del diametro di 6,75 e di 7 mm. Per quanto riguarda il discorso dei cerchi sia all'anteriore che al posteriore, nella categoria P2, quindi quella più vicina alla scatola, è possibile andare ad installare tutte le ruote che trovate a catalogo di Slot It, ma non è ammesso l'utilizzo delle ruote in 3D, cosa che invece è permessa nella categoria P1. Nel caso poi la gara fosse disputata su una pista in legno con fondo pappato, sarà possibile poi andare ad installare le ruote complete codificate Slot It, lo trovate sempre in descrizione, per l'utilizzo su questo particolare fondo. Chiaramente, come sempre, dovranno essere presenti tutti e quattro gli inserti nelle quattro gomme e poi è possibile utilizzare delle rondelle o degli spessori da posizionare sui vari assali, sia anteriore che posteriore, per andare ad allargare leggermente la carreggiata della vettura, ma occhio perché questa chiaramente non può sporgere dalla sagoma della carrozzeria stessa. Per quanto riguarda i copertoni all'anteriore, chiaramente saranno di vostra proprietà e potrete scegliere tra le PT15 o le PT19, quindi gomme veramente molto sottili, zero grip, mentre per quanto riguarda il posteriore avrete sempre le gomme fornite. Però anche in questo caso, se avete la necessità o comunque la voglia di andare a provare la vostra vettura con un assetto praticamente simile a quello che poi andrete ad utilizzare in gara, potete utilizzare le gomme PT1207F22, che sono di fatto le gomme che vi verranno consegnate in regime di parco chiuso ad ogni gara di campionato. Mi raccomando ragazzi, perché non è possibile incollare le gomme al cerchio, non è possibile neanche andarle a trattare con liquidi che non siano conformi a quanto dice il regolamento tecnico di gara. Per quanto riguarda le sospensioni, queste possono essere utilizzate solo all'interno della classe P1, quindi se state preparando la vostra vettura appartenente alla classe P2, mi raccomando non utilizzate questo componente. Viceversa, in classe P1 avrete la possibilità di utilizzare tutte le tipologie di sospensioni a catalogo Slot It, quindi da quelle classiche a molla fino ad arrivare a quelle magnetiche. È possibile andare ad ancorare il banchino al telaio utilizzando tutti i punti di aggancio. Ricordiamo infatti che gli ultimi banchini Slot It hanno ben 6 punti di aggancio, 2 nella parte anteriore, 2 laterali e 2 nella parte posteriore. Anche in questo caso andate un po' a ricercare all'interno del canale Slot Car Tech, perché abbiamo fatto un video dedicato al banchino di Slot It e vi spiego bene il suo funzionamento. Le molle a disposizione sono chiaramente tutte quelle a catalogo Slot It, così come per le sospensioni magnetiche. Avrete la possibilità di utilizzare tutti i magneti in commercio sempre della marca Slot It. Viti, rondelle e grani come sempre rimangono liberi a vostra discrezione. Per quanto riguarda il discorso del pick ne avete ben 4 per la plastica da scegliere. Avete il CH26, il CH66, il CH85 e l'85D. Ma è anche possibile utilizzare il CH07, che è il pick-up specifico per le piste in legno. Anche in questo caso potete andare a lavorare la lama del pick-up per assottigliarla, per renderla più idonea alla pista sulla quale andrete a correre. Trecce, cavi e capicorda sono come sempre liberi, ma non possono essere incollati, o meglio, non potrete andare ad incollare i cavi motore con i capicorda alle relative spazzole. I magneti sono come sempre vietati, ma sarà possibile appesantire la vostra vettura utilizzando il peso SP23, che poi praticamente è quello simile al magnete che avete in dotazione, tanto per capirci, quindi ha la forma simile a quella del magnete. Ne potete utilizzare uno solo e lo dovrete andare ad installare all'interno di uno degli spazi già predisposti sul banchino motore, quindi occhio in questo caso a come andrete a preparare la vostra vettura. Per quanto riguarda
riguarda invece l'appesantimento della carrozzeria, sarà poi possibile utilizzare il normale peso in piombo o anche il peso in tungsteno. Insomma, come avete visto, c'è tanta carne al fuoco. Mi piace davvero molto il fatto di avere questo campionato diviso in due classi, perché così accontenta un po' tutti, va ad accontentare quelli che sono un po' più smanettoni, a cui piace mettere mano alla propria vettura, piace cimentarsi anche a livello tecnico, a livello meccanico, cercando di incrementare ulteriormente le prestazioni già super veloci di queste vetture, e poi accontenta chiaramente anche chi invece non ha tanta dimestichezza con brugole e cacciaviti, a cui magari piace prendere il modello così come lo si trova nella scatola, portarlo in pista con qualche accorgimento e divertirsi insieme agli altri. Qui Slot It ha colto nel segno, perché accontenta praticamente tutti. Infatti troveremo non due campionati divisi, ma troveremo un unico solo campionato diviso in due classi, quindi con due classifiche separate, due premiazioni separate. Ma la cosa bella, la cosa interessante di questo campionato sarà appunto quella che chi non ha tanta dimestichezza con la preparazione delle vetture e quindi si cimenterà nella categoria P2 potrà apprendere qualcosina anche da chi invece su queste vetture ci mette del suo, e quindi potrà imparare anche qualche tecnica di preparazione. Io come sempre parteciperò con i miei recap alle gare e cercherò anche di andare a recuperare qualche piccolo segreto da poi svelare nei miei soliti video. Per ogni campionato che si rispetta, compreso quindi anche quello Slot It, esiste un regolamento sportivo che ci indica la strada, ci dà un po' la linea guida di quello che succede ad ogni singola gara, ma ci dice anche come comportarci durante tutta la fase di campionato interregionale per poi poter accedere alla finale nazionale. Avendo raggruppato i vari slot club in gironi, avremo l'obbligatorietà di andare a partecipare a un numero ben definito di gare, quindi nel caso ad esempio ci siano 6 gare all'interno del proprio girone, dovremo almeno essere presenti 4 volte. Le gare sono di tipo sprint, quindi correremo un certo minutaggio in base al numero delle corsie di ogni singolo slot club. Ad esempio, se uno slot club avesse la pista a 4 corsie, correremo per 6 minuti su ogni corsia, mentre se ad esempio le corsie fossero 6, correremo 5 minuti su ogni corsia, e così via per quanto riguarda le piste a 8 o 10 corsie. Tutta la gara si svolge all'interno di un unico weekend. Al sabato, come sempre, ci saranno le prove libere, e poi la domenica mattina si continuerà con la fase di prove libere, ma solo per quelli che non possono partecipare nella giornata di sabato. Al termine della fase di prove libere della domenica ci saranno come sempre le verifiche tecniche di tutte le vetture e poi le qualifiche. A seguire la gara vera e propria. In ogni gara, come già detto prima, ci saranno due diverse classifiche. Verranno premiati i primi 3 piloti della classe P1 e i primi 3 piloti della classe P2. Entrambe le classi avranno punteggio separato e concorreranno esattamente alla stessa identica maniera alla classifica finale di campionato. Possiamo già dare qualche piccola indiscrezione per quanto riguarda la finale nazionale. Iniziamo con il fondo, perché sarà un fondo Polycar, quindi avremo una pista sconosciuta praticamente a tutti, che sarà accessibile solo a partire dal weekend di gara. Come sempre la giornata di sabato sarà dedicata alle prove libere e alle verifiche tecniche di tutte le vetture, perché nella giornata di domenica inizieranno subito le batterie ad eliminazione che porteranno poi alla finale vera e propria per entrambe le classi delle vetture. Vi pare poco? Assolutamente no. Io non vedo l'ora di partecipare con beh ragazzi, non ho ancora scelto con quale vettura parteciperò al campionato, però sicuramente mi vedrete alle gare con i miei soliti recap. All'interno poi dello Slot Club Asti Calabrone Rossi, di cui io faccio parte, abbiamo scelto anche di imbastire un nuovo campionato con queste vetture, in modo tale anche da prepararci per le gare interregionali. Noi, per venire un po' incontro alle esigenze di tutti i piloti, di quelli meno esperti, di quelli nuovi che sono entrati a far parte della grande famiglia dei Calabroni Rossi astigiani solo a partire dal 2026, correremo nella categoria P2, quindi quella un po' più vicina alla macchina da scatola. Sarà comunque interessante vedere un po' per tutti la preparazione delle vetture. E a tal proposito ragazzi, non perdetevi i prossimi video, perché metteremo a confronto queste 3 vetture LMP Hypercar. Andremo così a capire quale vettura potreste andare a scegliere per iniziare il vostro campionato. Vedremo infatti le caratteristiche tecniche di ogni singola vettura, le metteremo alla frusta sulla nostra pista astigiana lunga oltre 40 metri e inizieremo così a fare le prime considerazioni. Ragazzi, come sempre, se avete trovato interessante questo video mettete un like, lasciate qualche commento anche per farci capire se vi piace il nuovissimo campionato LMP Hypercar Slot It, e poi come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale. Ragazzi, per questo
video è tutto, ma noi ci diamo appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.